La Svizzera e le rivoluzioni, lo sappiamo, non sono mai andate tanto d'accordo. Eppure una c'è stata, qui sulle rive della Limmat, 500 anni fa, ed è partita proprio da questa antica cattedrale, la cattedrale di Zurigo, il Grossmünster. Lo possiamo dire, anche in questa chiesa si è fatta la storia della Svizzera. Certamente in questa chiesa e poi soprattutto a partire da quel pulpito, perché la rivoluzione di Zwingli comincia lassù, con la predicazione dell'Evangelo. Qui invece stiamo entrando nella sacrestia della chiesa che nasconde un altro oggetto molto prezioso. Infatti qui troviamo la Bibbia di Zwingli, che lui ha tradotto tra il 1524 e il 1531. Di questa Bibbia oggi esistono 3 esemplari e questo è uno di quelli. Zwingli predica, traduce la Bibbia, ma è anche un uomo d'azione. Che cosa fa per promuovere attivamente la riforma? Fa dei gesti spettacolari e provocatori, ad esempio in casa del suo amico tipografo Froschauer, proprio qui abitava Froschauer, quello che gli pubblica la Bibbia, organizza nel mese di Quaresima una cena a base di salsiccia, un atto una cosa vietatissima. Forte, una cosa vietatissima, difatti il vescovo di Costanza lo denuncia perché dice le autorità cittadine lo devono mettere in riga, e invece Zwingli rilancia e dice non solo queste cose qua, no, adesso la riforma la facciamo fino in fondo. A questo punto ce la mangiamo anche noi una salsiccia? Ma direi proprio di sì. Buon appetito! Zwingli predica la riforma qui a Zurigo, ma che effetti ha sul resto della Svizzera? Ha degli effetti straordinari, perché ad esempio a Berna lo invitano perché presenti le sue idee, poi lo invitano anche a Sciaffusa, quelli di San Gallo sono molto curiosi e rapidamente si crea un blocco di cantoni che aderiscono alla riforma protestante e dunque alle idee di Zwingli. E si crea anche altrettanto velocemente un blocco di cantoni che invece si contrappone ferocemente. Sì, come reazione i cantoni della Svizzera centrale, che sono rimasti fedeli alla dottrina cattolica tradizionale, si oppongono a Zurigo e a Zwingli. E questa è una netta spaccatura all'interno della Svizzera che avrà effetti drammatici. Si arriverà purtroppo alla guerra. Lo scontro finale avviene su questi campi a Kappel, una ventina di chilometri a sud di Zurigo. Esatto, proprio così. Le battaglie, a dire il vero, sono 2. La prima non avviene nemmeno tra protestanti e cattolici perché i soldati si incontrano qui, poi fraternizzano e decidono di mangiare insieme una zuppa, la zuppa di latte di Kappel, famosa nella storia svizzera. Poi però c'è una seconda battaglia. La seconda battaglia invece è una battaglia vera tra pochi zurighesi mal organizzati guidati da Zwingli. Nei panni proprio di condottiero militare. Di condottiero militare, e lì Zwingli cade in battaglia. Nel mezzo del campo di battaglia c'è il monumento a Ulrich Zwingli. Curioso però, non c'è una tomba. No, perché questa non è una tomba, non c'è nemmeno un corpo, non ci sono dei resti, perché quando fu trovato il cadavere di Zwingli sul campo di battaglia venne immediatamente fatto a pezzi e bruciato, le ceneri sparpagliate ovunque. Questa era la fine che dovevano fare gli eretici.